Buongiorno a tutti, benvenuti negli uffici di Zenith. Io sono Angelica e con Ugo continueremo a parlare di sostenibilità ambientale ed economica. Oggi affrontiamo il caso dell'agricoltura 4.0, un altro degli scenari in cui è possibile utilizzare le tecnologie IoT per ridurre i costi e i consumi. Cosa si intende, Ugo, per agricoltura 4.0? Ciao a tutti, per agricoltura 4.0 intendiamo quello che fino ad ora abbiamo raccontato per le macchine traslato nel mondo dell'agricoltura e quindi avere un feedback dello stato delle piante e avere un monitoraggio che non è più dettato dalla sola esperienza ma anche data driven e quindi dalle grandezze che leggiamo dai sensori e che possono essere sia sulla singola pianta che sull'ambiente. Quindi le piante diventano delle piccole macchine, delle piccole fabbriche da monitorare. Esattamente, il concetto è esattamente lo stesso, naturalmente cambiano i segnali che dobbiamo monitorare, anche se non di tanto. Lo stato macchina banalmente diventa lo stato della pianta, che ci è dato da diverse grandezze, che possono essere i sensori di umidità del suolo, la temperatura dell'ambiente che li circonda e la salinità del terreno, tutte le grandezze che diventano utili per monitorare appunto lo stato di vita della pianta. Uno dei nostri case study è quello di Pierucci. Pierucci ha affrontato, entrato nel settore agricoltura 4.0 e si è rivolto alla tecnologia IoT di Zenith. Come è avvenuto il progetto con Pierucci e qual era la loro esigenza? È partito un po' alla lontana. L'idea Pierucci appunto è un venditore di fertilizzanti di fatto e l'idea nasce dal fatto di guidare questa vendita, guidare quindi la scelta del prodotto, la quantità in base allo stato della pianta, quindi non è più una vendita dettata dalla quantità ma dalla qualità del tipo di scelta che viene fatta. Questa scelta da cosa nasce? Appunto dal monitoraggio non solo dello stato delle piante ma anche dell'utilizzo dei fertilizzanti, dell'utilizzo dell'acqua e quindi viene raccontata la storia della singola pianta ma in generale di tutta la serra per capire quali sono le materie prime migliori e di riferimento. Quindi l'obiettivo anche in questo caso è guidare la scelta di un prodotto, che in questo caso è il prodotto che appunto vende Pierucci, sempre in maniera data driven. E quali sono i vantaggi finali del cercare di continuare con questo percorso, sia a livello di vantaggi che ha ottenuto Pierucci, ma anche di vantaggi che si possono ottenere anche nel futuro? E in realtà duplice, da un lato la scelta e l'utilizzo di materie prime sia in qualità che in quantità ad hoc sulla singola pianta o comunque sulla serra e porta ad un consumo più efficace e quindi in quantità molto più controllate rispetto a fornire acqua, fornire fertilizzante solamente dettato dall'esperienza, non che non sia un approccio corretto, però in certi casi abbiamo notato che ha portato dei risparmi, credo fino al 20% se non sbaglio. 20-30%, sì. E l'altro vantaggio, che è un vantaggio derivato da questo tipo di approccio, è che come nella 4.0 l'interconnessione avviene parlando con le macchine, in questo caso l'interconnessione avviene facilitando le operazioni di innaffiatura delle piante da remoto e quindi da cloud è possibile comandare o meno appunto la fornitura di fertilizzante, di acqua, e questo ha comportato un numero molto minore di visite da parte dei proprietari delle serre sui loro impianti, perché non dovevano più andare fisicamente ad attivare l'impianto ma lo potevano fare da remoto, e anche questo quindi comporta un numero minore di traffico, di movimento di mezzi e quindi indirettamente comporta un impatto sulla sostenibilità ambientale. E per quanto riguarda ad esempio integrazione con il quaderno di campagna, è possibile o ci sono delle difficoltà nella visualizzazione dei dati? No, fa parte tutto del processo di digitalizzazione. Anche in questo caso il parallelo con l'azienda potrebbe essere un ERP, un MES, un gestionale dell'azienda, quindi tutta la parte digitale che è già esistente viene messa in contatto con i nostri nuovi dati e quindi con i metodi tipici dell'informatica, chiamate API, integrazioni. In questo modo il patrimonio digitale che è già posseduto dal proprietario della serra, come può essere il quaderno di campagna digitale, oppure un sistema di inserimento di questi dati in forma digitale, viene integrato con i dati dello stato delle piante, dell'utilizzo del fertilizzante.
Va bene, grazie mille Ugo, grazie a tutti. Nei prossimi video continueremo a parlare anche di sostenibilità ambientale, diciamo terminando il ciclo di video sulla sostenibilità ambientale ed economica. Potete rispondere ai nostri sondaggi su LinkedIn e sui nostri social. Se avete altre domande rimaniamo a disposizione. Grazie a tutti. Ciao a tutti!